Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 giugno al 5 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo prima di tutto a vedere le energie principali della settimana, i segni zodiacali da attenzionare, gli ambiti amore, il lavoro e le finanze. E adesso procediamo con la prima parte della settimana con queste nuvolette portano un po' di confusione, un po' di incertezza. Probabilmente abbiamo bisogno di fare chiarezza o di risolvere, capire meglio delle preoccupazioni. Possono esserci delle complicazioni riguardo a obiettivi, propositi e idee che avete in mente di realizzare. Magari appunto meglio cercare di sciogliere subito questi dubbi e poi quindi si può procedere con maggior convinzione e maggior forza. Il fatto che ci sia anche la carta degli uccelli può indicare confusione che può essere dettata, ahimè, dalle troppe informazioni, dalle comunicazioni, da qualcuno che magari vi dà dei consigli totalmente diversi l'uno dall'altro. Direi che in certe circostanze magari meglio spegnere alcune cose e concentrarsi solo su quello che desiderate voi. E poi abbiamo alla fine la falce. La falce ci permette non solo di fare chiarezza, però anche di agire prontamente, essendo una carta di cambiamento improvviso, di taglio, di decisioni rapide, può portare anche soddisfazione, soprattutto nelle questioni pratiche, soprattutto anche di andare a tagliare quelle dinamiche, quelle situazioni difficili, complesse che ci stanno creando magari un po' di dispiacere e poi anche di raccogliere effettivamente dei risultati. Ci possiamo aspettare qualche comunicazione un po' tagliente, forse anche delle critiche o delle cose diciamo negative, appunto a maggior ragione meglio lasciarle andare e come vi dicevo concentrarsi solo su se stessi e sulle cose che ovviamente avete modo di fare. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria e quindi gemelli, bilancia e acquario. Gli altri non è che non avrete a che fare, solo che le cose procederanno come già sapete e invece quelle particolarmente da attenzionare appunto sono i segni di aria. Procediamo con l'ambito amore. Allora, ambito amore, coppia single, ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di adattare le varie interpretazioni, le varie informazioni a quello che state vivendo. Troviamo la pratolina, il mughetto che parlano comunque di aspetti molto positivi, quindi per coppia e relazioni più importanti, se c'è qualche divergenza, se c'è qualcosa e anche confusione che può provenire dall'esterno, da situazioni che non dipendono da voi, almeno sapete che c'è aiuto, che c'è sostegno, conforto e quindi si può godere al massimo di qualche evento felice o proprio di attenzione, di cura e di dolcezza. Quindi vediamo situazioni che vanno a rasserenarsi, situazioni di passaggio che si risolvono immediatamente e poi invece diciamo possibilità anche di aiutarsi, quindi massima unione e vedere di superare alcune difficoltà. Per i single queste carte vogliono dirvi che
c'è una ritrovata felicità e serenità, forse per qualche evento, qualcosa di specifico. In realtà potrebbe esserci anche una conoscenza di questo periodo o nuova. Infatti il gelsomino parla di conquista, parla di seduzione, di gioco, di provocazione, quindi può essere utile per un nuovo inizio, una nuova avventura, un'attrazione che poi potrebbe evolversi, trasformarsi in qualcosa di più successivamente. Adesso magari ci si può godere questa fase dove sfoderare il proprio fascino o dove magari c'è qualcuno che è comunque coinvolto e attratto insomma, da voi e allora quindi qui capire come procedere. E adesso andiamo avanti con la parte più pratica del lavoro, delle finanze. A proposito di fermento, movimento, i deliranti, ahimè portano delle dinamiche, delle situazioni o notizie che fanno abbastanza agitare. È qui che non bisogna perdere il controllo di non lasciarsi travolgere dalla confusione e dall'incertezza, è meglio muoversi con prudenza, perché magari una disattenzione, una distrazione, qualcosa che sottovalutiamo, insomma, potrebbe crearci qualche problema anche nella comunicazione, quindi anche qui bisogna fare attenzione. La carta amica e sospiri, soprattutto la carta amica può fare riferimento a una persona nello specifico che vi può aiutare e sostenere, forse anche tra tutti i vari consigli almeno c'è una persona di fiducia da ascoltare, altrimenti potrebbe essere proprio una vostra stessa energia, e cioè fare chiarezza e valutare delle notizie, un qualcosa che è in arrivo. Questa indica anche apertura, socializzazione, collaborazione, quindi una fase di serenità e magari proprio che può provenire dal taglio, dalla conclusione, dalla fine di un qualcosa. Sospiri lascia un po' in sospeso perché ci può parlare di alcune cose che devono essere ancora attenzionate, che abbiamo bisogno di prendere con calma, quindi meglio staccare la spina, meglio valutare anche delle nuove prospettive, poi questa può riferirsi anche a gite, viaggi e quindi cosa c'è di meglio per staccare la spina che prendersi un po' di tempo per noi, per riposarci? Bene, benissimo, se siete in vacanza, se avete già fatto qualcosa o state comunque vi state muovendo, siete in procinto di programmare, eccetera. Se non potete farlo, queste carte comunque consigliano di trovare qualche momento per staccare, per riposarvi. Questo vi darà la lucidità e la prontezza di affrontare qualsiasi cosa e soprattutto in una fase di fermento, anche magari chi è in cerca di lavoro c'è bisogno di fare qualche cambiamento per superare una fase di stallo o di comunicazioni che magari non sono così tanto positivi o adatti per voi in questo periodo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, il lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!